Nella mia immaginazione ho sempre pensato che il grande collettore del Supramonte dovesse essere una grotta dura, profonda, impossibile da trovare. E così quasi è stato. In grado di arrivare là in fondo tranquillamente, psicologicamente tranquilla, secondo me saranno 30 persone. Stetta è una cosa difficile da descrivere, una cosa che non finisce mai. Per tanti anni abbiamo cercato, era il nostro incubo, giorno e notte. Un fiume incredibile, un'esperienza veramente eccitante, da sogno, il sogno di ogni speleologo. Colorazioni vorremmo capire come le grotte sono connesse fra di loro, in modo particolare vedere se Mandarei-Suru è collegata oltre che con la grotta di VPF anche con Istetai. Domani probabilmente da temporali, dobbiamo uscire al più presto. Cioè 30 persone, ne togli via 10 perché si fa in apnea, psicologicamente magari gli dà fastidio farlo. Sono 20, 8 siamo qua, le altre. Perché non sta a pensare che ci sia gente che fa esplorazioni tanto più dure in giro. Cioè, vabbè, il canino c'è più freddo, vai, che ne so, a Viva le Donne, anche lì c'hai il passaggio da fare allagato a -1000. Non è più duro andare là in fondo che andare a -1000. Ci troviamo nella Sardegna centro-orientale, nel cuore del Supramonte di Urzulei. Questo è il rio Flumineddu, a pochi passi da qui si apre la grotta di Stetta. Tra le radici di un tasso millenario si apre la grotta di Sueni Istettai. Istettai è il nome della zona, mentre Sueni significa in dialetto locale tasso. È una grotta dalle caratteristiche alpine. Fredda, acquatica, profonda. Ha cambiato il nostro modo di fare speleologia. Questo fa parte di un progetto, di un disegno molto più grande, che era quello poi di collegare fra di loro le varie grotte e i vari fiumi che già conoscevamo. In sostanza Istetai ci ha portato dentro il grande collettore del Supramonte, quello misterioso e cercato da generazioni di speleologi. In genere in Sardegna le grotte non sono così verticali, scendi, non ti stacchi mai dalla corda, poi finalmente giù si arriva a una cosa orizzontale, una galleria, una cosa un po' più sarda, sabbia, la segui, entri in acqua, metti la muta. Man mano che si scendeva incontravamo sempre più difficoltà. E poi si sbuca in un ambientino su una frattura e si fora, cioè il soffitto si abbassa, tocca l'acqua, cupo, nero, sembra finire, finito. Per la maggior parte della gente sarebbe finito, cioè la grotta finisce qui. Il passaggio più difficile che abbiamo incontrato nella grotta, oltre i pozzi, gli stretti meandri, le strettoie, passaggi acquatici, è stato il sifone che dobbiamo affrontare in apnea a 360 metri di profondità. Si va sott'acqua, apnea, una bella boccata d'aria e ci si tuffa.
decido di fare il sifone in apnea. Sei pazzo il primo che l'ha fatto. Io non l'avrei mai fatto. E ho pensato anche che mi sarebbe piaciuto passare, ma che non fosse per me perché non ero capace di farlo. Dopo settimane di duri lavori, oltre il sifone, riesco a convincere qualche compagno ad affrontare il passaggio sommerso. In realtà non pensavo neanche di farla dopo. Invece, cervello a zero, ti tuffi nel nero, nell'acqua, freddo. È stata un'impresa, per me perlomeno, perché non pensavo di essere in grado di fare una cosa del genere. E quando sono arrivata dall'altra parte ho detto, mamma mia, cosa ho fatto? Adesso come faccio a tornare indietro? Andiamo avanti, diventa grande, troveremo chissà che cosa. Tutto stretto anche lì, strettoie, scavare, tirare via sassi. Dopo settimane di lavori estenuanti a quelle profondità, finalmente riusciamo a passare la notte del 4 settembre del 2004. Vai, ok. Questa! Sta di fianco là. Togliendo le ultime pietre. Sono dentro, Vito! Stai passando. Vieni, Vito! È passato. Vieni, Vito! Un giorno l'agognato sogno è diventato realtà. I ricordi più vivi dell'esplorazione del 2009 sono sicuramente legati al momento in cui abbiamo superato la frana alle Cipolle. Siamo andati verso l'ostacolo principale che fermava le esplorazioni nella grotta di Stetta. Un ostacolo posto al fondo dell'ultima galleria esplorata, costituito da una frana molto chiusa e stretta. Che non passo. Noi dobbiamo entrare qua sotto e seguire il fiume. Ci sono altri blocchi, però l'importante è toglierci questo di mezzo. Questo già si muove. È venuto giù prima, mentre toglievo le pietre là. Speriamo bene. Ah! Riesco a capire dove possa continuare. Conviene fare qualche freccia per ritrovare l'uscita. Questo lavoro è andato avanti per diverse ore. Era meglio stare in spiaggia. Ma non adesso, che a 450 metri di profondità. Il giorno che l'hai scoperta dove stare in spiaggia. Questo posto solo pericoloso. Mi seguite? Ok. Bubua. Adesso con questo bisogna estrarre sti blocchi. Se non mi dessero quei 10.000 euro al mese, ma chi lo farebbe sto mestiere? Siamo un po' messi male. Finché a furia di sforzi abbastanza seri si è riusciti a passare. Finalmente ce l'abbiamo fatta, perché eravamo tristissimi di rientrare al campo, invece adesso abbiamo la forza per tornare. Passata! Bastarda! È brutta, Stata dura, ma è brutta veramente. Troppo bello! Siamo molto stanchi comunque. Domani torneremo, perché la galleria continua. La strada delle Cipolle a insalata ce la siamo fatta. Andiamo via, raggiungiamo gli altri al campo. Altre 2 ore e mezza sicuramente. Si è deciso di tornare verso il campo base perché ormai le energie stavano finendo in ogni senso, stavano finendo le energie delle batterie, stavano finendo le energie del nostro corpo. Gioco continua. Gioco continua.
proprio l'acqua ci dava l'energia per poter continuare l'esplorazione, continuare a seguire lo scorrere di questo fluido così importante anche per la vita. È una grotta che finirà quando finiscono le nostre energie. Alla fine viene anche il dubbio, ma realmente in una grotta esiste un limite o siamo noi che ci mettiamo questo limite? Fin dove riusciremo ad andare? Vivere delle esperienze così forti ed emozionanti sicuramente crea un legame fortissimo, direi quasi indissolubile con i tuoi compagni. Mi sembra che la natura non vuole che noi andiamo dentro e seguiamo quest'acqua che poi alla fine finisce al Sugologoti. Noi abbiamo altri 15 km di fatica da fare. Dobbiamo solo avere la forza e il coraggio di andare laggiù e continuare a lavorare. Ogni volta scopriamo un pezzettino nuovo, ma non troviamo mai la fine, quindi il sogno continua all'infinito.